Ciao Gistipson, in questo video tutorial vediamo come alleggerire una mappa vettoriale caricando questi che si chiamano tile, quindi andremo a generare una sorta di tile server appunto con QGIS. Questa procedura è abbastanza semplice e vediamo subito come fare. Adesso un attimo preparo i file. Quindi partendo da un dato di questo tipo qui, che praticamente se lo provassimo ad esportare su una mappa web risulterebbe pesantissimo anche da caricare, noi possiamo fare in questo modo qua. Se non l'avete già scaricato, andate su i plugin, scrivete tile e quello che ci serve è qtile fatto da Next.js. Una volta installato qtile si trova qui, noi dobbiamo semplicemente fare questo, schiacciarlo, aprire questa finestra, la allarghiamo un attimo e qua ci sono delle opzioni. In effetti questo adesso questo qtile ve lo presento perché ha delle funzionalità nuove. Ha un file per creare dei file, come vedete qua, delle MBT tiles e comunque gestiti da programmi appositi. Il solito è da mettere sulla cartella. Qua ci metto browser, scegliamo la cartella in qtile, facciamo una nuova cartella come tile server, ok, open. Qua gli mettiamo il nome, si chiama Milano Tutorial Tile, anche se poi qua meglio non metterlo troppo lungo perché sarà anche il nome del file. Qua si può decidere se farlo o quello che vediamo adesso sull'extent che è il canvas o full extent, oppure basarci su un layer. 18 o 19, 18 e 19 sono lo zoom, praticamente 0 è la vista mondo, 22 sarebbe la vista massima. Noi più aumentiamo questo zoom qua, questo qua il secondo, se mettessimo 22 o addirittura 23, 20, mi sembra che arriva fino a 24, lui produce tantissimi file, quindi nello stesso tutorial adesso dopo vedremo il limite, perché proviamo a mettere 19, dopo il 19 il tile scompare. In una procedura diciamo di lavoro questo si può aumentare e qua ci mettiamo 15, lui praticamente dallo zoom 15 allo zoom 19 fa vedere questi tile. La larghezza del tile lasciate pure 256, che tanto comunque è una misura standard. Formato PNG nel caso volete la trasparenza, e qui l'impostazione del background 0, che è comunque bianco, sì, bianco, lui farà diventare tutto quello che è bianco trasparente. Poi ci sono alcune informazioni che vi consiglio di aggiungere. Questo JSON metadata è utile, anche se non lo vedremo, ma pur che questo è utile, ma soprattutto è utile mettere questo che crea un layer fatto direttamente con messo su leaflet per creare una mappa di base. Facciamo run, così lo eseguiamo subito. Lui ci dice che il numero stimato di tile è 10.000, facciamo ok, yes, aspettiamo un attimo. Ok, ci siamo, ha finito, aspettiamo un attimo. Ok, ha generato tutti questi file e adesso siamo pronti a vedere praticamente il risultato. Facciamo close. Qui in questo tutorial praticamente ha fatto una cartella tile server, apriamo Milano HTML e lui ha generato tutti questi tile perché ho messo sotto OpenStreetMap. Ok, vabbè, mi è capitato, ho messo sotto la base map, però quella viola che si vede praticamente
è quello che ha generato, perché probabilmente gli ho messo un'opzione. Ok, questa è l'opzione di trasparenza. Qua siamo già fuori dal 15. Ok, sì, no, non funziona bene questo trasparente. Comunque, questi qua sono questi viola sono, ok, sono tutte le linee, quindi pesantissime, però caricate in questo modo qua diventano leggerissime. Se andiamo a vedere la visualizzazione sorgente pagina, lui praticamente qui fa questo M tile layer, va a prendere queste cartelle e in tile server Milano XYZ lui praticamente va dentro e prende esattamente il tile che gli serve in una di queste migliaia di cartelle. Vedete, ci sono tutte le parti e questo ci permette appunto di ottenere una mappa anche complessa, però molto leggera da caricare sulle nostre basi. Vedete, questo qua è il bianco che l'ho fatto diventare trasparente e niente. Questo tutorial breve comunque serve sicuramente per implementare questo genere di mappe e renderle molto ricche di informazioni ma leggere. Quindi a me non mi serve, non mi interessa cliccare o avere informazioni, mi serve avere una base di riferimento. Quando serve una base di riferimento, il plugin da utilizzare, lo ricordo, è QTiles. Ciao, alla prossima.